Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per dicembre 2024. Ragazzi, abbiamo l'imperatore e il mago. Sono 2 carte molto positive, devo dire. L'imperatore parla di concretezza, parla di potere personale, mentre il mago di solito fa riferimento ai nuovi inizi, a qualche tipo di azione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Sempre in descrizione trovate anche il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2025, quindi a breve. E in descrizione ragazzi io inserisco tutte le novità, le promozioni del momento, quindi vi invito a dare un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Bene, andiamo a vedere. Ok, le energie disponibili. Partiamo con un fante di pentacoli, un 9 di coppe, un cavaliere di pentacoli, poi abbiamo un 7 di spade, un 3 di spade, la giustizia, un 9 di spade e la carta della stella. Allora, ragazzi, c'è questa zona che non è molto felice, devo dire. Però adesso andiamo a vedere carta per carta, poi vi darò come dei messaggi, diciamo, sciolti e poi andiamo a vedere, insomma, i singoli, i non single, il lavoro, l'economia, insomma, settore per settore. Allora, partiamo da questo fante di pentacoli. Di solito i fanti sono un nuovo inizio, sono qualche cosa che ha un potenziale. Qui abbiamo una stella e un 5 di pentacoli. Come se qualcuno dovesse ricominciare da capo, mi viene da dire. Poi vedo anche il mago qui. È come se ci fosse stata, o potrebbe esserci nel mese di novembre, una sorta di delusione ehm, inerente a un desiderio, inerente a un obiettivo. Ho come la sensazione che qualcuno possa aver iniziato, intrapreso qualche tipo di carriera, di studio nuovo, di scuola anche, e che a un certo punto si renda conto che quella scuola lì non è sufficiente per fare quello che volevate voi. Andiamo a vedere il 9 di coppe, perché di solito è una bella carta, è una carta che parla di un appagamento. Fu 2 di coppe, 3 di spade, che interessante, perché all'inizio il 2 di coppe era dritto, poi quando è scivolato si è girato. Voglio un'altra carta per il 3 di spade, perché qui sembra che ci sia qualche tema con una relazione affettiva, non necessariamente romantica, anche se potrebbe fortemente esserlo, e morte. Mm.
Allora, direi che tra il 5 di pentacoli e il 3 di spade la delusione, la probabilità che ci sia una delusione, ragazzi, può essere forte. Ehm, il 3 di spade fa anche riferimento, e siccome c'è la morte, lo vedo forse un po' più così, a un qualche cosa che si deve sacrificare. Adesso prendetelo così come viene, poi dopo andiamo a vederlo nello specifico. Ehm, Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli, il diavolo e il re di denari. È come se in qualche modo foste prudenti o nei confronti di qualcuno, ed essendo un re potrebbe essere un'autorità, potrebbe essere un padre, un fratello maggiore, uno zio. C'è come una perdita di potere, probabilmente per quello che qui avete l'imperatore, come se dovesse lavorare sul vostro potere personale. Andiamo a vedere 7 di spade. Abbiamo gli amanti e un 7 di coppe. Guardate ragazzi, molto mi parla di affetti in questo mese, come se il focus potesse essere lì. Devo ancora andare a vedere tutte le altre carte, però considerato le coppe che ci sono qua, gli amanti, anche qui il 7 di spade di solito è una carta di avidità. Potreste avere dei desideri come egoici, o potreste, ecco, potreste far carte false per cercare di mantenere un certo tipo di armonia in una relazione, che per qualcuno sì potrebbe essere romantica. Per qualcun altro sento che è più una relazione affettiva. Andiamo a vedere il 3 di spade. Perché mi si ripresenta. 7 di pentacoli. E carro. C'è come un momento di stasi, ragazzi, nel mese di novembre. Il 9 di coppe è anche una carta che parla sì di qualcuno che, diciamo, ha ottenuto tutto quello che vuole, ma anche una carta di fermo. Ha un po' la stessa energia di questo 7 di pentacoli. C'è come un movimento che potrebbe o dovrebbe essere fatto, ma non si fa perché probabilmente c'è questo sacrificio da dover fare, o questo dolore da dover integrare, questa delusione. Andiamo a vedere la giustizia, perché questo lato fa ben sperare, eh? Giustizia, stella, 8 di bastoni e mago. Bene, come se questa è venuta via, si vede che dovevamo tirarla giù. Allora, mago e 7 di bastoni. È come se potesse potenzialmente iniziare un nuovo periodo, un nuovo modus operandi, una nuova dinamica. La giustizia è sempre una carta che riequilibra, o perlomeno quello dovrebbe essere il compito, ma ha anche una spada e deve tagliare quello che qui con la morte al contrario non si riesce ancora a fare. C'è come probabilmente un certo tipo di desiderio, che si sta cercando di portare avanti, magari con calma, e anche un tentativo, mi viene da dire, di mantenere un equilibrio, come no, non voglio spostarmi da qui perché voglio mantenere tutto così com'è, però è anche vero che qui è come se per destino, perché la stella è la carta del nostro destino,
ci fosse come un riequilibrio delle cose, un nuovo inizio. Potrebbe effettivamente arrivare una comunicazione con quest'otto di bastoni, ragazzi, che rimette le cose in pari. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. È come se si costruisse o si agisse verso una nuova sicurezza, sia economica, sia di posizione, un nuovo ruolo potrebbe essere. Allora, per il 9 di bastoni abbiamo un 5 di bastoni, 10 di spade, 9 di bastoni nuovamente e regina di bastoni. Il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Quindi se all'inizio, diciamo, del periodo c'era come questa difficoltà, se vogliamo, a lasciarsi indietro qualcosa o qualcuno, secondo me quando arriva questa giustizia, con questa comunicazione è un po' più facile, diciamo così, lasciare andare certe cose. Avete ben 2 9 di bastoni. È come se ci fosse il bisogno di difendervi. Mi viene da dire dalla società, perché queste 2 carte di bastoni fanno riferimento un po' al sociale, mentre il 9 di bastoni sono i muri da erigere intorno a noi. È anche una carta di forte stanchezza fisica, il 9 di bastoni, quindi potreste effettivamente avvertire stanchezza. Andiamo a vedere la stella. Abbiamo un 4 di bastoni che non è male. E un fante di bastoni. In qualche modo quel tipo di equilibrio che state cercando di mantenere riuscirà a rimanere lì, diciamo così. Però passiamo cominciamo dalla famiglia oggi. Famiglia, diciamo le persone che vi sono intorno, che vivete quotidianamente. Dunque ragazzi, qui ho come la sensazione che dobbiate frenare i vostri impulsi nel 1 voler aiutare, nel 2 voler fare. Ho come la sensazione che ci sarà qualche cosa che potrebbe condizionarvi parecchio a livello familiare o a livello di amicizia, a livello di gente che vi sta intorno. Per qualcuno sì, che fa riferimento ad un'autorità, per qualcun altro potrebbero essere condizionamenti mentali, visto che comunque abbiamo il diavolo, il 7 di spade. C'è come questo obiettivo, come vi dicevo all'inizio, che non lo so, sento che si sta allontanando in un certo senso, come se arrivasse una delusione che vi fa sentire lontano dall'obiettivo. E in questo senso ci potrebbero essere delle questioni, diciamo così, come se vi doveste difendere, se doveste trovare i vostri spazi personali nei confronti di chi vi sta intorno. Per quello che riguarda l'amore, allora, prossimamente pubblicherò una lettura specifica solo per l'amore, quindi qui darò giusto qualche consiglio così. Diciamo che può essere un periodo appagante, effettivamente, il mese di novembre. Potrebbero effettivamente aprirsi diverse situazioni davanti a voi, ma io ho anche la sensazione che prima con questa ruota della giustizia e questi 2 9 di ruota della giustizia, sentite che cosa ho detto? Con la carta della giustizia e i 2 9 di bastoni, abbiate prima bisogno di risistemare il vostro spazio personale, di risistemare voi stessi, come ok, aspetta un attimo,
voglio capire di che cosa ho bisogno io, poi mi posso dedicare agli altri. Tutto sommato sarà un periodo, diciamo, ricco di novità, soprattutto se siete single. E vi dirò che per qualcuno, potrebbe iniziare a esserci la presa di consapevolezza che forse, bisogna cambiare certi equilibri, certi ritmi all'interno della relazione, perché se no così non si va avanti molto. Per quello che riguarda, il lavoro ragazzi, allora, se state aspettando qualche trasferimento, non credo che arrivi. Come vi dicevo, sento che come se questo obiettivo si allontanasse man mano. Non è ancora momento, però potrebbero offrirvi comunque qualche cosa di nuovo o qualche nuova prospettiva, ma ragazzi non vi illudete troppo, avete un 7 di spade, il diavolo è il contrario, sento che sarà più una cosa per farvi star zitti, cioè per tenervi tranquilli. No, il trasferimento non te lo posso dare, però ti posso dare questa cosa qui il mese prossimo, l'anno prossimo. E quindi non vi attaccate molto a quello che vi dicono perché non è certo che verrà mantenuto. Se foste senza lavoro, ragazzi, devo dire che potrebbe esserci qualche tipo di collaborazione effettivamente che inizia. Ehm, Anche qui avete la giustizia, avete sette di spade, avete il diavolo al contrario. Fate attenzione a fare le cose fatte bene, pensate a creare una stabilità e qualcosa di certo. Vi dico, tra il mago e la carta dell'imperatore è facile che questo inizio sia ben stabile, che sia anche duraturo. Poi la giustizia mi fa ben sperare appunto perché parla di contratti. Di solito sono a lungo termine questi contratti. Quindi può essere che magari dovrete come affrontare dei corsi di aggiornamento piuttosto che degli studi, dei corsi nuovi, come se doveste apprendere qualche cosa di nuovo per iniziare questo lavoro, che magari non vi piace tanto, ma insomma un po' a denti stretti, ma lo farete. Diciamo che arriverete comunque ad un cambio. Qui abbiamo la carta della stella è molto positiva per essere a fine lettura, è come l'obiettivo che si avvicina finalmente e ce l'avete diciamo fine mese. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, ecco, forse il discorso del trasferimento, del cambio reparto, cambio colleghi, insomma, è un po' più roba vostra. Però ragazzi, purtroppo sento che sarà come una sfida dell'universo iniziare con nuove regole nel posto dove siete, perché con queste carte, due volte il tre di spade e il diavolo, sento che non cambieranno tanto gli equilibri, cioè non vi sposteranno fondamentalmente, però sì che è come se arrivasse un qualche tipo di comunicazione, presa di consapevolezza. Potrebbero venire fuori degli altarini con questo sette di spade che effettivamente vi daranno come una nuova forza di trasformare l'energia a vostro favore. Quindi se ci sono dei pettegolezzi o delle persone che proprio non vi vanno giù a livello lavorativo, è come se iniziasse a tirare fuori le unghie e i denti a dire no, ok, boh, basta, adesso cambiano le regole, cambio il modo di comportarmi, cambio le dinamiche, ok? Ricordatevi che per rompere il karma bisogna rompere le dinamiche di comportamento tossiche, quelle stantie e anche le bugie con noi stessi, perché normalmente il diavolo fa riferimento all'ego, ma fa riferimento a schiavitù che sono volontarie, cioè noi scegliamo di stare in quella situazione vincolante. Mm? Se siete autonomi, qui ragazzi devo dire che potrebbero effettivamente aprirsi nuove strade. Ho come la sensazione... Allora, qualcosa potrebbe sbloccarsi, non nella direzione in cui voi state sperando, però ecco, tenete presente che avete la giustizia, il sette di spade, cercate di fare le cose fatte bene, fatte in regola. Per tutti e tre i gruppi, quindi disoccupati, occupati e autonomi, se per caso avete qualche collaborazione in atto, qualche progetto,
qualche idea che volete realizzare con un vostro parente o un vostro amico, qualche idea diciamo che possa portare moneta, che possa essere monetizzata, fate attenzione a fare le cose in modo il più trasparente possibile. Andateci con i piedi di piombo, perché io qui ho come la sensazione che quello che potrebbe essere il lato economico va tenuto sotto controllo, va regolamentato. Il budget per questa operazione è tot, il budget per quest'altra è tot. È come se avessi bisogno di mettere tutto nero su bianco. E soprattutto non fate il passo più lungo della gamba, cioè nel senso cercate di muovervi lentamente in modo da riuscire a osservare il panorama intorno a voi, in modo da poter effettuare eventuali cambiamenti in corso d'opera nel caso fosse necessario. Per quello che riguarda invece la situazione economica, allora ragazzi, devo dire che questa giustizia mi pesa abbastanza. Abbiamo anche un diavolo, un 7 di spade, 2 3 di spade, un 5 di pentacoli, quindi qui si tratta di avere molta cura delle vostre finanze, delle vostre entrate. Allora, per molti potrebbero arrivare dei contratti, potrebbe essere effettivamente, dunque, se fosse riferito ad una casa che voi state acquistando, potrebbe finalmente iniziare a muoversi qualcosa. Non so se avete bisogno di fogli, di firme, di mutui, insomma, potrebbe smuoversi qualche cosa effettivamente da quel punto di vista lì, ci potrebbe essere come un nuovo inizio. Se avete questioni burocratiche in sospeso in generale o un po' bloccatine, considerato che abbiamo il diavolo, devo dire che avete buone probabilità che le cose si sblocchino nel mese di dicembre. Non vedo in realtà grossi ingressi di denaro, anzi forse dovreste sì, essere un po' più oculati su come organizzate le uscite, però tutto sommato, insomma, saprete parare i colpi che arriveranno. Vi ricordo che voi qui avete un imperatore, che è una carta di abbondanza comunque, ok? Abbondanza economica proprio intendo. Se parliamo di progetti, vabbè, un po' ve l'ho già detto prima. Qui c'è qualche cosa, ragazzi, intorno ai progetti, alle collaborazioni laterali al lavoro, comunque dove c'è qualche tipo di affetto e soprattutto se è romantico, fate attenzione, fate tutto nero su bianco perché avete un diavolo, un 7 di spade e un 5 di pentacoli, c'è aria di truffa. Quindi fate attenzione, leggete sempre tutto nei minimi particolari, le cose in piccolo nei contratti, affidatevi e avete comunque un imperatore, quindi secondo me sapete già il fatto vostro, ma se avete dei dubbi, piuttosto affidatevi ad uno specialista del settore, ok? Per quello che riguarda invece, diciamo, la salute psico-emotiva, se vogliamo, potrebbe essere un mese impegnativo, come vi dicevo prima, ci potrebbe essere parecchia stanchezza, siamo alla fine dell'anno, quindi potrebbero sentirsi anche alcuni acciacchi invernali, mi dicono. Però tutto sommato, con una buona dose di riposo, sento che insomma le energie tornano abbastanza rapidamente. Potrebbe venirvi bene divertirvi, sento che è come se avessi bisogno di distrarre la testa. Ehm, Tutto sommato, ragazzi, devo dire che l'energia verso la quale andate è questa stella, quindi sento che andate verso nuovi obiettivi, è spiegata da un 4 di bastoni, mi fa ben sperare, mi fa ben presagire che qualcuno di voi possa incontrare un certo tipo di equilibrio. Fate attenzione, ragazzi. Allora, devo dare un avvertimento alle persone che stanno manifestando l'anima gemella. Qui abbiamo un 2 di coppe al contrario, gli amanti, il diavolo, dov'è?
il diavolo, il 7 di spade, 2 3 di spade, un 4 di bastoni, una carta della giustizia. C'è aria di anima karmica, quindi se per caso foste già in una relazione un po' altalenante, piuttosto che a dicembre conoscerete una persona un po' ambigua, io ho come la sensazione che anche lì usate il raziocinio, mettete sempre le cose sulla bilancia, cioè questa persona è coerente, dice e fa la stessa cosa o dice una cosa e ne fa un'altra. Dice di rispettare le persone e poi tratta male il cameriere, oppure, cioè, cercate di vedere se la persona è coerente, perché ci potrebbe essere come una prova, se vogliamo, in questo dicembre appunto per la vostra anima. Tutto sommato niente di grave, nel senso avete varie carte favorevoli, però è anche vero che mi sento come di mettervi in guardia, ok? Cercate di creare nuove regole per mantenere il vostro potere personale. Va bene, andiamo a vedere una carta, un paio di oracoli per concludere la lettura. Carta numero 44, il pensatore. Anche qui mi viene da ribadire un po' il raziocinio di cui parlavamo prima, no? Cercate sempre di mettere tutte le cose sulla bilancia. Guardate, ve lo metto qui. Ok. Di calibrare. Mi conviene o non mi conviene? Quali sono i pro e quali sono i contro? Cercate anche un po' di giocare a scacchi, l'imperatore è anche un po' lo stratega. Quindi pensate, se io faccio questa mossa, l'avversario o l'altra parte o l'universo, cosa potrebbe far accadere? Come potrebbe andare? Mm? Si tratta di un calcolo di probabilità fondamentalmente. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. La lezione di oggi. Mangia solo alimenti che siano buoni per te. Chissà tu lo faccia già abitualmente, in questo caso dovresti sentirti stupendo o stupenda per il bene che ti stai guidando o che ti stai facendo. La maggioranza della gente però sa che deve prestare più attenzione a questo aspetto, però risulta difficile. L'obiettivo: praticare la nutrizione sana. E qui vi dice mangia alimenti sani. Io ho letto prima la spiegazione e dopo il significato dell'oracolo, ma va bene lo stesso. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi per il mese di dicembre. Vi ricordo che quelle specifiche sull'amore usciranno prossimamente. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me o per avere informazioni sul corso di tarot intuitivi che parte a gennaio, vi basterà scrivermi una mail. Se invece preferite andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale e lì praticamente riunisco tutto quello che ho studiato io per darvi una mano nel vostro percorso di crescita. Comunque tutto il materiale che io ho risucchiato in tanti anni lo metto a disposizione nella sezione degli abbonati. Voi potete anche dare uno sguardo comunque ai titoli, sono visibili, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene, detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un bellissimo dicembre, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!